Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Restate con noi fino alla fine, perché i dettagli che vi racconterò oggi hanno incendiato le timeline e trasformato una passerella dorata in un campo di sussurri, sospiri e promesse. È successo tutto a Riyadh, durante una cerimonia di premi scintillante, dove i riflettori sembravano non bastare e il tappeto rosso profumava di attese, segreti e confidenze. Tra una domanda e l'altra, tra flash accecanti e abiti da sogno, una voce limpida e un sorriso sicuro hanno squarciato il brusio. Azal Kaya ha svelato ciò che tutti annusavano da mesi ma che nessuno era riuscito a strappare ai diretti interessati. Sì, stiamo parlando di loro, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Nel mare di star internazionali, Azal è avanzata con la grazia di chi conosce i passi giusti e il peso delle parole. Brillava, ma non era soltanto l'eleganza a farla risaltare. Era la serenità di chi porta un messaggio, forse un dono, forse un segreto sbocciato sulle labbra al momento giusto. Prima ha parlato di quanto sia speciale vedere gli attori turchi amati oltre confine, ha raccontato con orgoglio come la cultura e le storie di casa nostra riecheggiano tra le sale dorate del Medio Oriente. Poi, con la naturalezza di un abbraccio, ha accolto la domanda che tutti aspettavano: e Gökberk e Cemre? A quel punto il vento ha cambiato direzione. I microfoni si sono avvicinati come petali attratti dal sole, i fotografi hanno stretto il cerchio, e gli sguardi hanno dimenticato il resto del red carpet. Azal ha fatto un cenno che sapeva di confidenza: sono felici. Stanno per coronare tutto con un matrimonio. Un istante sospeso, il tempo di capire se si trattasse di un augurio o di una rivelazione. Poi la frase che nessuno si aspettava, detta con una dolce fermezza che non lasciava spazio a fraintendimenti: la data c'è. L'estate ci vedrà brindare. E non si è fermata lì. Ha aggiunto un giorno preciso, una promessa vestita di calendario, lasciando i presenti con il fiato corto e i telefoni in mano. Non serve dire quanto sia bastato perché la rete esplodesse. In pochi minuti le parole di Azal sono diventate un'onda, e quell'onda ha travolto bacheche, chat, pagine fan e profili ufficiali. Gökberk YLDRM e Cemre Arda, da sempre discreti, da sempre misurati, si ritrovavano al centro della festa senza aver ancora staccato il biglietto. La gente cercava indizi nelle foto, interpretava dettagli, riascoltava interviste passate, un bracciale apparso e poi sparito, uno sguardo sfuggente durante un gala, una risata trattenuta davanti a una domanda troppo diretta. Adesso tutto sembrava combaciare, come se il mosaico avesse finalmente tutti i tasselli. C'è chi ha applaudito la spontaneità di Azal, definendola la migliore amica che tutti vorrebbero, la voce che dice ad alta voce quello che il cuore sussurra. C'è chi invece ha storto la bocca, pensando che certe verità debbano nascere dalle labbra dei protagonisti. Ma la scena è questa: la sala delle premiazioni a Riyadh, le luci come stelle cadute sul tappeto, l'eco di un'affermazione diventata certezza. E al centro, l'immagine di una coppia che ha scelto a lungo il silenzio come forma di eleganza. Sulla data, le versioni si rincorrono. Chi era lì giura di aver sentito un numero limpido, un giorno che profumava di tarda estate, un sabato che già pareva scrivere l'inchiostro nei diari. Un particolare che ha dato ai fan un appiglio per sognare, bouquet chiari, un tramonto ambrato, un brindisi in una dimora segreta lontana dagli occhi, vicina al cuore. Gli addetti ai lavori, intanto, ammettono ciò che molti sospettavano: i preparativi erano in corso da tempo. Inviti selezionati con cura, location controllate con discrezione, prove abito lontane dalle telecamere e una regola ferrea per la squadra: niente fughe di notizie. Regola che la carezza di Azal, forse involontaria, ha scalfito con un sorriso. E Gökberk? E Cemre? Nessuna smentita, nessuna conferma. Il silenzio dei diretti interessati, dicono le fonti, è pieno, non vuoto. Non è un no, è un aspettiamo. È il parlare di chi preferisce dire una volta sola, bene, al momento giusto. È la loro cifra da sempre: quando le telecamere sono troppe, loro arretrano di un passo per farsi vedere meglio. E proprio in questo gioco di distanza e vicinanza hanno costruito un affetto che il pubblico sente vero, che trascina, che consola.
Dopo Riyadh, ogni gesto è diventato una nota. Una mano di lui sulla tasca, mentre esce da un albergo, ha fatto sognare un anello chiuso ben stretto per non farsi sfuggire. Un cappello di lei, calato sugli occhi come una conchiglia, ha sussurrato timidezze e confidenze custodite. Ti chiedi se una coppia possa vivere lo straordinario senza perdere il quotidiano, e con loro la risposta sembra semplice: sì. Il sì, questa volta, si riflette nelle voci dei corridoi che dicono che il ricevimento sarà essenziale, elegante, senza invadere il cielo con fuochi d'artificio rumorosi. Solo stelle vere, quelle che non fanno rumore ma illuminano tutto. I più vicini alla coppia sostengono che il progetto fosse questo sin dall'inizio: un rito sobrio, una promessa davanti a pochi testimoni, la famiglia di sangue e la famiglia scelta. E poi, a sorpresa, un omaggio alla tradizione. Musica morbida, un ballo a luci soffuse, un brindisi a bassa voce ma ad alto valore. Si dice che la lista degli invitati sia stata cucita come un abito di alta sartoria: pochi punti, precisi, invisibili dall'esterno e imprescindibili da dentro. È il modo in cui Gökberk e Cemre hanno sempre voluto gestire la loro storia, lasciare che a parlare fosse la solidità, non il clamore. Eppure, per una notte, il clamore c'è stato, ed era magnifico. Il red carpet di Riyadh è diventato il teatro di una rivelazione di quelle che sembrano uscite da una scena rubata. Il giornalista porge il microfono, l'attrice sorride, il brusio si ferma, la notizia esce, delicata e inarrestabile. Il pubblico trattiene il fiato, poi esplode in messaggi e condivisioni. E per quante discussioni possano esserci su chi dovesse parlare e quando, c'è una verità testarda che resiste, una promessa d'amore, quando è autentica, resiste al modo in cui viene svelata. Azal, più tardi, è stata intercettata dietro le quinte. Un attimo, un commento, una carezza in più alla storia. Ha detto di essere felice per loro, di non riuscire a trattenere la gioia. Le parole sono uscite con quella forza gentile che hanno le confessioni non cercate, quelle che a volte fanno male ai protocolli ma fanno bene ai cuori. E allora la domanda è diventata inevitabile: è stata una scelta o un'emozione? Forse entrambe. Forse la verità, quando bussa, non aspetta che il cerimoniale apra la porta. Intanto, i fan hanno cominciato il conto alla rovescia. Il calendario è diventato un campo minato di ipotesi, ogni weekend un possibile approdo. Sono comparse playlist dedicate, abiti ispirati, dettagli suggeriti. E mentre la rete costruisce castelli, la coppia sembra rassettare le stanze di una casa interiore, pronta ad accogliere amici, affetti, promesse. Non una festa in pompa magna, dicono, ma una festa vera. Non una gara a chi guarda di più, ma un abbraccio a chi ha saputo vedere meglio. Chi conosce Gökberk YLDRM sa che non è un uomo da grandi proclami. È il gesto che conta, la risata che fiorisce senza cercare applausi, la mano che stringe senza fare rumore. E chi segue Cemre Arda da tempo lo sa: è bellezza che non punta il dito, è forza che non pretende. Insieme hanno disegnato una geografia privata fatta di punti cardinali silenziosi. Adesso quella mappa si allarga, e l'orizzonte chiama matrimonio. È naturale che nascano mille domande, ma è altrettanto naturale che alcune risposte preferiscano scendere le scale in punta di piedi. Non sono mancate le voci maliziose. Qualcuno ha provato a leggere nella rivelazione di Azal una strategia, un piano. Ma la sensazione prevalente, palpabile nei corridoi e nelle chat tra addetti ai lavori, è diversa: è il racconto di una confidenza che ha trovato la luce. Nessuna manovra, solo emozione. Nessun copione, solo un filo spezzato e riannodato davanti a tutti. E quando una confidenza si trasforma in titolo, la cosa migliore che si possa fare è respirare, aspettare, e lasciare che siano i protagonisti a prendersi la scena con i loro tempi. Nei giorni successivi, gli amici della coppia hanno iniziato a sussurrare piccoli dettagli, quelli che scaldano il cuore senza bruciare la privacy. Qualcuno parla di una prova menù guidata da sapori mediterranei, altri di un angolo di fiori bianchi con qualche spruzzo d'azzurro, a ricordare il mare delle estati vissute e di quelle da venire. Un conoscente, con gli occhi lucidi,
confida che la scelta musicale sia caduta su pezzi che non hanno bisogno di urlare per restare addosso. E soprattutto, la volontà di trasformare ogni gesto in memoria, non in spettacolo. La domanda perché a Riyadh ha trovato risposta già solo guardando attorno. Era la cornice perfetta. Un incontro di culture, un tappeto rosso che avvicina mondi, un palco internazionale su cui la voce del cinema turco risuona forte. Là, tra le volte dorate e i sorrisi di star arrivate da ogni continente, la notizia ha avuto la risonanza che meritava. Non perché ci fosse bisogno di clamore, ma perché certe storie, quando si affacciano, vogliono una luce che non accechi, che illumini e basta. C'è chi giura di aver visto negli occhi di Azal una promessa. Che, qualsiasi cosa accada, quella gioia non si trasformerà in chiacchiera sterile. Che la festa appartiene a Gökberk e Cemre, e che il resto è solo contorno. Eppure, nel contorno, si balla, i fan scelgono i vestiti come se dovessero presentarsi a un invito, le pagine raccolgono dediche, gli amici di amici cercano conferme tra i camerini e i ristoranti. È un rito collettivo, questa attesa, e forse, sotto sotto, è un modo per dire grazie a due volti che hanno regalato storie e tenerezza. Sul versante ufficiale, silenzio. Ma è un silenzio orchestrato, non abbandonato. Chi è dentro parla di un annuncio pensato, breve e senza fronzoli, che arriverà quando tutto sarà davvero al suo posto. Potrebbe essere una foto con una luce calda, una frase che non cerca titoli, un dettaglio capace da solo di raccontare l'intero romanzo. E poi, naturalmente, il giorno scelto, denso, pieno, con i piedi sulla terra e lo sguardo puntato lontano. La magia di questa storia non sta soltanto nella rivelazione. Sta nel modo in cui la città, la rete, i volti e le voci hanno accolto la novità. Sta nella misura con cui si è capito che l'amore di Gökberk e Cemre non deve essere trascinato sotto i riflettori a ogni costo. E sta, soprattutto, nel fatto che le parole di Azal, pronunciate con la sicurezza dolce di chi vuole bene, hanno svelato un orizzonte senza demolire il sentiero. Hanno acceso un faro, ma non hanno cancellato le stelle. E adesso, che succede? Adesso si aspetta. Si contano i tramonti, si aggiustano le aspettative, si ricompone l'emozione in un pacchetto che non esploda prima del tempo. C'è chi immagina il primo ballo, chi sogna il profumo del bouquet, chi sente il click discreto di un fotografo scelto non per la fama ma per l'occhio giusto. C'è chi si ripete la frase di Azal come un mantra, e chi finge di dimenticarla per stupirsi di nuovo quando l'annuncio finale arriverà. Se c'è una lezione che questo red carpet ci lascia, è che le storie più belle sanno anche proteggersi. Che si può camminare in mezzo alle luci senza perdere l'ombra in cui riposare. Che la festa più rumorosa è quella che si fa dentro, tra due mani che si stringono. E che quando la verità decide di affacciarsi, se ha addosso il profumo giusto, può anche concedersi il lusso di un nome e di una data. Da Riyadh è partito un sussurro diventato coro, e al centro di quel coro ci sono due nomi che a bassa voce hanno già promesso molto, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Il resto è un conto alla rovescia condiviso, una danza lieve su una musica che nessuno vuole interrompere troppo presto. Qui, su Turkey News Magazine, terremo gli occhi e il cuore aperti, pronti a cogliere ogni frammento vero e a lasciar cadere il superfluo. E se vi è piaciuto restare con noi in questo viaggio di luce, eleganza e rivelazioni, ricordate di iscrivervi e di condividere. La storia continua, e quando i protagonisti alzeranno il velo, saremo lì, in silenzio, con un sorriso. Fino ad allora, lasciamo che l'attesa faccia il suo dolce lavoro, e che l'amore, come sempre, trovi il suo modo di farsi vedere senza bisogno di chiedere permesso.